Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera il 26 settembre del 2023, martedì, vigilia di Cagliari-Milan. Domani si torna in campo, in realtà già oggi parte il turno di Serie A, il sesto, il turno di Serie A, con il Milan che invece, come detto, inizia domani la sua sesta partita di campionato in anticipo, perché siamo nel turno delle 18:30. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Si parte questa sera con Juventus Lecce. Beh, terza contro quarta, cosa vuoi di più della Sì, vita? niente, dato che la dovrò pure guardare, ma va bene, questo è un altro discorso. Vuoi per caso un po' di turnover? Lo avrai, Enrico Boiani, lo avrai. Eh, Partiamo da qui. Il diavolo c'è. Un E i mese da like brividi. pure, perché dovete metterli a questo video. Forza, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche, lasciate un commento. Quindi il diavolo c'è e i vostri like anche. Forza. Un mese da brividi, Teo, nuove unità, così il Milan lancia la sfida all'Inter. Pioli, nonostante il calendario terribile, crede allo scudetto. Per provarci servono difesa, Okafor, Ciukwueze, partendo da Cagliari. Perché Gazzetta ha detto di Okafor e Ciukwueze? Diciamo Perché che è giocano? abbastanza... Eh, esatto, perché giocano, tra poco lo vediamo. Gazzetta parla anche di calendario, te lo mostro, guarda, così ci cancelliamo esattamente per pochi secondi. Sì. Allora, quello del Milan lo conosciamo più o meno tutti, insomma, adesso vivrà di 4 partite, poi la sosta, poi si ricomincia con quel bel trittico lì. Quindi Cagliari-Milan, Milan-Lazio, Borussia Dortmund-Milan settimana prossima, mercoledì, con Genoa-Milan che chiude. Sosta, e poi si ricomincia con Milan-Juve, Parì-Napoli. Dobbiamo essere bravissimi. Allora, è questa parte di stagione per il Milan è molto tosta, Mm. perché comunque hai iniziato il girone con un punto e quindi a Dortmund devi fare punti. Così come però devi fare punti domani sera perché sei ancora a inseguire l'Inter e dovrai fare punti anche con la Lazio in casa. Poi c'è il Genoa prima della sosta e poi c'è quel trittico della morte. Adesso non prendiamoci in giro, per quanto la Juve magari abbia qualche scricchiolio, abbia qualche incognita, per quanto il Napoli abbia un po' di nervosismo, per quanto il Paris Saint-Germain sia nuovo, con un nuovo allenatore, con un Mbappé che presumibilmente sarà o di ritorno o comunque non al 100%, poste tutte queste cose qui, sono sempre Juve, PSG e Napoli nel giro di una settimana. Quindi, cioè, sarà difficile fare sempre il massimo. L'importante per me in in quel momento lì della stagione sarà limitare i danni. Perché se limiti i danni lì, se eviti un bagno di sangue di punti sia in campionato che in Champions, fai già qualcosa. Cioè, bisogna considerarlo il calendario nell'economia sia del campionato che della Coppa in quei giorni lì, ecco. No, certo, devi tenere botta, non ti devi staccare, perché poi in realtà sulla carta, come al solito, ma sulla carta ti viene più incontro a novembre-dicembre il calendario, sicuramente, anzi, se avete tempo e voglia andatevelo a sbirciare, ma sicuramente sarà così. L'Inter gioca col Sassuolo, poi va in casa della Pergolettese, Inter-Benfica, No, poi c'è Inter-Virtus la Lamezia, vedo, Salernitana, attenzione. Ah no, è la mia Salernitana, grande. fermati, cosa stai dicendo? No, più o meno, questo è il loro calendario di settembre-ottobre, no? È molto Sembra... più facile, Sì, molto, vabbè. molto, molto, Vabbè, molto dai, più capita, facile. avranno un novembre-dicembre più No. impegnativo, d'altronde. Si gioca con tutte, non è che... Beh, sì, però no, cioè nel senso loro non avranno così complesso, ecco, non Dai, come noi perlomeno, si ma questo è scherza, un altro discorso. E a tal si proposito, scherza. vi invitiamo a risentire il talk di ieri con Franco Ordi. Okafor sì, Krunic KO invece per un mese. Questo è quello che insomma introduce un pochino a Cagliari, dove ci sarà Okafor,
dove non ci sarà Rade Krunic, che ieri ha avuto la conferma anche dagli esami strumentali, salta queste 4 partite che rimangono prima della sosta. L'idea è appunto rimetterlo in piedi per il ritorno in Non campo. va in nazionale a sto giro perché Ma dove anche deve andare? basta. Anche no? Assolutamente no, dove caspita deve andare? Resta a Milanello, sicura, e per essere pronto per Juventus, Parì, Napoli, insomma, per le prossime partite dopo la sosta. Quindi Krunic no. Krunic no, Adli sì? No. Anche se, anche se viene spinto da Isma Benasser, che, vabbè, scherzi a parte, Isma e Yassin sono grandi amici, sono ottimi amici, lo sappiamo. Quindi ci sta anche che Compagni di Yassin faccia un po' da nazionale, se mai sponsor. Adli andasse in nazionale. Come? Compagni di nazionale, se mai Adli andasse in nazionale in tutto ciò. Ma lì non gioca, quindi non so come faccia. No, scherzi a parte. Isma, vabbè, lo spinge un pochino. C'è stata anche una stories di Yassin ieri. Con Adesso ve la scritto recupero. pazienza. Ho scritto pazienza. Pazienza. Gioco questa volta? No, pazienza. Ormai, vabbè, la prendiamo a sorridere. Yassin, fai quello che ti dico io, ascolta questo video domani mattina, anzi il giorno dopo Ma la partita, no, 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 bussi no, e ma chiedi no. di andare via a gennaio. Ragazzi, cioè, avrà occasioni, è dall'inizio dell'anno che lo provo lì, avrà occasioni. Cagliari-Milan, infrasettimanale, col turnover, non gioca neanche sta partita. Cosa dobbiamo mai fare? Niente, basta, bocciato, stop, fine, punto, pietra sopra. Mi dispiace, sì, tantissimo, perché quei 10 minuti, 20 minuti che ha giocato da quando è al Milan, li ha giocati pure bene e con personalità sto ragazzo. Poi avrà cannato la partita col Verona, che è stata l'unica che ha giocato da titolare a Verona l'anno scorso? Probabilmente sì, però era una partita, anzi era un tempo, perché dopo un tempo è stato sostituito. A me dispiace non averlo visto più volte, perché ripeto, poi quando è entrato, anche in situazioni terribili, perché poi entrava in situazioni terribili, quel po' di personalità, di voglia, ce lo metteva. Quindi è un peccato non vederlo con un contesto un po' diverso. Questa però è la scelta, questa è la decisione, basta, fine. Chiudiamo il capitolo lì, perché mi sembra palese, cioè non gioca nemmeno con quello fuori un mese contro il Cagliari dove giocano tutti. Dai ragazzi, dai. Diteci la vostra nei commenti a riguardo, su Adli, diteci cosa fareste voi, cosa pensate Tanto sono voi. sicuro che molti, o comunque qualcuno starà pensando, ma chi se ne frega, di lì basta. Lo so, ragazzi, cioè, capisco anche questo pensiero, Che ci ma sta. se in realtà in rosa c'è e viene dichiarato che può giocare davanti alla difesa e non ci gioca mai, non fa un minuto, vediamo domani, magari subentra, magari inizia a subentrare domani e si mette in moto, ma che te devo dire? Mi faccio aiutare da Sky Vai. per la probabile formazione. Questa è con Sportiello in porta, Florenzi, Ciao, Tomori, Hernandez, Loftus-Cheek, Reinders, Musa, Ciuqueso, Cafor, Pulisic. Vedo già che abbiamo il nuovo Rade Krunic. Tra l'altro posso dire, fino al centrocampo, se non è la migliore, Eh, poco ci manca. eh, posso dirti anche che abbiamo un nuovo Rade Krunic, che è Yunus Musa, che è passato da fare la mezzala di destra all'esterno di destra nei 4 alla mezzala di sinistra. Cioè, è già, sto già dando quelle vibes lì a livello di utilità. Poi magari a una certa lo vedremo anche mediano, poi magari in emergenza lo vedremo anche a destra alto, chi lo sa. Quindi Yunus comunque ha giocato bene contro il Verona, quindi ci sta che si possa andare con questo centrocampo qui. L'incognita a questo punto, oltre a vedere Reinders in quella posizione, Mm. l'incognita è un attacco molto sperimentale, ecco, con 3 giocatori che forse, anzi, credo sicuramente non sono mai stati in campo tutti insieme quest'anno. No.
Quindi quello diventa l'incognita, però posso dirti che visto il momento, il periodo che ci si presenterà di fronte, quei due là, soprattutto quello col numero 9, oltre a quello col numero 10, ma ancora di più quello col numero 9, devono riposare, punto, cioè senza se, senza ma, ed è giusto che vedi, qui è giusto, col Cagliari giocano Pulisic, Chukwueze o Okafor, perché cavoli, li hai comprati, sono i tuoi sono leader. comunque Pulisic, Chukwueze, Okafor col Cagliari, cioè non stiamo giocando con, che so, gli allievi provinciali del Milan, che non ha, tra l'altro. Per dire, cioè, sono comunque tre giocatori di livello, Eh, Pulisic, Okafor, Chukwueze. Cioè, ecco. eh, Ecco, no. però qui vedi, qui giocano, cioè mettere Adli con Reinders e Loftus-Cheek con questo attacco, questa difesa, cioè cavoli, cioè, qual è il problema? Cioè, boh, non capisco, però questa è la decisione, ripeto, chiudiamo sto capitolo Adli, che a meno che non Sì, dai, faccia domani no. un tempo, ma me lo aspetto, per me è da archiviare e da metterci proprio una pietra sopra, perché in questa situazione è definitiva la questione. Fino a un mesetto fa non sarei stato troppo contento di vedere il buon Tijani Renders davanti alla difesa, perché lo penso, lo vedo come una mezzala di costruzione, non una mezzala maratoneta, ma almeno se è davanti alla difesa siamo costretti a tenerlo A basso e dargli a il fargli toccare pallone. la palla. Esattamente. E quindi lo vedremo, gli vedremo toccare la palla molto più spesso, almeno penso e spero. Davanti, come detto, ci sono Pulisic a sinistra per la prima volta, direi, quest'anno, in una Sì, partita dall'inizio, perché è sempre partito Rafa. Okafor, idem, la prima volta titolare e parte in mezzo. E Ciucuese, la seconda la titolare, la prima volta titolare in campionato. Che però, come detto, cioè, Pulisic che è comunque il capitano nella nazionale degli Stati Uniti, grande esperienza, Chelsea, Borussia, eccetera, anche nonostante la giovane età. Okafor ha fatto la Champions l'anno scorso, lo sappiamo, sulla nostra pelle. Ciucuese l'anno scorso ha fatto una grande liga, compresi gol al Reale e quant'altro, ma non è io che sono proprio l'ultimo. Capisco che magari esatto, qualcuno senza Rafa, senza Giroud, un po' sul chi va là rimane sempre, ma ma certo, dai, ma è su. giusto, ci sta. Io non li facevo mai pronostici, non ci sbilanciamo Mm. mai. Io però domani fossi, diciamo, non facessi sto mestiere, bla bla bla, l'eurino sul primo gol in Serie A di Samu Ciucuese ce lo metto. Ah, come mai? Così, sensazione. Non lo so, se io l'ho visto, è stato un giocatore, forse il giocatore di più che ho visto crescere gradualmente col passare dei minuti. Perché Mm. Okafor l'abbiamo visto male nelle prime due, dove non beccava neanche il pallone, anche un pochino fuori forma, e poi invece l'abbiamo visto bene a Roma, anzi molto bene direi a Roma per quando è entrato, e bene col Verona. Aveva fatto quelle 2 o 3 strappe, ha messo quel pallone per Jovic che non ha seguito il movimento, eccetera. Quindi è stata una sorta di click rapido, no? Cioè quasi un giocatore diverso da un altro partita dopo partita. Invece Ciukwueze l'abbiamo visto piano piano all'inizio, quello forse più indietro di tutti, l'abbiamo visto un po' meglio poi nella situazione dopo, l'abbiamo visto meglio ancora nel secondo tempo con Newcastle rispetto che al primo, dove comunque già aveva giocato meglio rispetto alle uscite precedenti. Io credo che stia prendendo sempre più confidenza. È ovvio Mm. che di questo attacco qua è Pulisic quello che deve un pochino trascinarti in questa partita, perché è quello che è più dentro da più tempo, che ha giocato più coi titolari, cioè Pulisic mi aspetto che faccia tra virgolette il Leao, però Mm. secondo me Ciukwueze farà una buona gara. Torna Teo Hernandez, quindi Teo torna in gruppo e torna a essere tra i titolari, torna in gruppo anche Mike Maignan, ma c'è Marco Sportiello in porta, perché con i probabilità l'anno scorso ci siamo talmente ustionati, non bruciati, ustionati da Mike Maignan,
che una partita in più fuori è meglio che perderlo perché magari per un mese o chissà. Quindi tanto Prevenire è meglio che sportello a curare. Cagliari, basta avanza. Prevenire è meglio che curare. Bravo, esattamente. Noi siamo arrivati in chiusura, Henry. Ci ritroviamo tra pochi minuti per Chiamino alle 11, poi alle 13 lancia, alle 16 il talk, alle 19, come al solito, c'è filo rosso-nero. Quindi grazie e a dopo. Grazie a te, grazie a tutti. Mi raccomando, like, commento, condivisione, iscrizione e campanella. Ciao. Ciao!